Quindi realmente possiamo generare in locale con l'audio così bene? Sì, pure velocemente. Almeno ottimizzando. Ci credereste che il video che avete appena visto è stato generato in locale e non online grazie a un nuovo modello sfruttando una scheda video, e tutto questo in alcuni casi nel giro di pochissimi minuti. Ciao ragazzi, io sono Dan e bentornati sul canale. A me non piace fare quello che dice "ve l'avevo detto", perché li odio i personaggi così. Però sarà stata una fortuna, sarà stata una casualità. Ricordo bene che quando è uscito Veo 3, in qualche video che non sono andato a rivedere proprio perché voglio evitare questo, avevo detto: secondo me tempo 6 mesi arriveremo a fare generazioni simili sul nostro computer. E considerando che Veo 3 è stato lanciato a maggio del 2025, ci siamo quasi, perché oggi vedremo un modello open weights che vi permetterà di generare sul vostro computer nel giro di pochi minuti, se avete abbastanza potenza e tanti giga, video con il parlato, ebbene sì, anche in italiano. E sto parlando dell'evoluzione di un modello che abbiamo già visto in passato. Questo in particolare si chiama LTX 2. È un nuovo modello, non è proprio lo stesso che era prima, secondo me l'hanno un po' stravolto. Loro dicono che è il primo modello che genera video basato su architettura DET, Diffusion Transformer. Ha ben 19 miliardi di parametri, che se vogliamo fare un confronto con One 2.2, in quel caso erano 14 miliardi di parametri, quindi c'è una differenza. E anche il text encoder cambia, in questo caso è Gemma 3 IT di Google, con 12 miliardi di parametri. Allora, c'è solo secondo me un lato negativo in Lightricks, che è l'azienda che fa LTX 2, ovvero la complessità con cui deve essere utilizzato questo modello. In realtà non è così complesso, perché abbiamo visto cose più complicate, ma anche la versione passata di LTX aveva dei workflow un po' incastrati, un po' complessi da utilizzare. Io ho cercato di semplificarli il più possibile. Ci sono 2 passaggi dove il secondo è una specie di refiner. Ho preferito utilizzare i modelli sistemati da KJ, ovvero i modelli rilasciati ufficiali includono tutto insieme, e questa concezione di includere tutto insieme secondo me è un po' vecchia. Adesso è meglio avere il text encoder diviso, avere il VAI diviso, la gestiamo come vogliamo noi. E KJ ci ha permesso questo, quindi useremo solo quel sistema nei workflow che ho fatto io. Ma siccome sono tante cose, non soffermiamoci qua, andiamo subito a vedere come districarsi fra tutti i modelli, quali scegliere e i workflow che vi ho realizzato come text to video, image to video e poi le declinazioni come Canny, Depth e Pose. Andiamo a vedere su ComfyUI. Iniziamo dalla pagina di GitHub di LTX 2, seconda versione del loro famoso modello che non ha mai avuto realmente un successo se non nelle fasi iniziali, ma che questa seconda versione sicuramente lo proietterà verso i migliori modelli usciti per generare video, perché a tutti gli effetti è molto veloce, non è leggerissimo, bisogna un po' ottimizzare, però dà dei risultati veramente pazzeschi, molto simili a Veo, grazie al fatto che genera anche l'audio insieme al video. Vediamo che qua dice che è un DAT, ovvero un Diffusion Transformer Based Model, e come dicevo, oltre a seguire molto bene il prompt, vi permette anche di inserire dell'audio e per nostra fortuna fa anche molto bene l'italiano. Qui ovviamente non seguiremo questi passaggi perché lo faremo con ComfyUI, ma abbiamo tutti i link che portano ai modelli e a ciò che serve per generare. Come vedremo dopo, i workflow di LTX 2 sono un po' complessi perché preferisco sinceramente il flusso di lavoro di One, che è molto più semplice da gestire rispetto a quello che serve per fare un buon video con LTX. Ma comunque una volta capito il flusso si riesce comunque a generare. Tutti questi link li ho messi dentro al workflow, quindi li troverete, a parte questi del movimento di camera, che non è detto che servano tutti, perciò troverete qua i collegamenti. Ovviamente questa pagina GitHub la metterò in descrizione. Andando sulla loro pagina Hugging Face troviamo più o meno le stesse cose, perché spesso si assomigliano le pagine Hugging Face e GitHub, ma c'è qualche spiegazione in più. Per esempio il modello base è BF16, questo credo sia molto difficile riuscire a farlo girare su una scheda video tradizionale, bisogna
avere molti giga di VRAM o tantissimi giga di RAM per sopperire a questa mancanza e fare un offloading abnorme, ma non ve lo consiglio sinceramente. Poi c'è la versione FP8, la versione FP4 che se non ricordo male è in collaborazione con Nvidia. Ricordate comunque sempre che queste versioni conviene usarle su hardware che le supporta, perché altrimenti verranno convertite via software in altre precisioni di calcolo. Per farvi capire, l'FP8 via hardware è supportato dalla serie RTX 40 a salire, l'FP4, se non ricordo male, solo l'RTX 50 al momento lo supporta via hardware. Poi c'è la versione distillata, perché loro rilasciano sia il modello base e sia il modello distillato, per permettere di fare generazioni più veloci e meno pesanti. Questo modello in particolare abbassa gli step e abbassa il CFG, ma vedremo comunque che andremo a utilizzare il LoRa distillato, perché questo procedimento di elaborazione ha comunque due passaggi e il secondo passaggio applica il LoRa e abbassa il CFG. La buona notizia è che potrete scegliere veramente la combinazione di modelli che meglio assecondano il vostro computer e magari riuscire comunque a generare su hardware non potentissimo, ovviamente andando un po' a sacrificare da qualche parte. Poi abbiamo lo Spatial Upscaler 2x e il Temporal Upscaler 2x. Questo serve per il secondo passaggio per fare una specie di upscaling, anche se comunque poi la risoluzione del video verrà come gliel'avete detta voi, ma serve per aumentare il dettaglio, diciamo. È una specie di secondo passaggio di refining. Il temporal, se non ho capito male, ancora non viene usato perché non ho ancora avuto modo di sperimentarlo. Poi ovviamente danno tutti i dettagli sulle cose varie, però tutto questo non ci interessa perché andremo a fare la generazione su ComfyUI. Questi dettagli qui io li ho messi anche nel workflow, ovvero che l'altezza e la larghezza devono essere divisibili per 32 e i frame devono essere divisibili per 8+1. E se nel caso la risoluzione di input non è in linea a questa regola, bisogna intervenire e modificarla, cropparla, ridimensionarla, ma comunque sia questa cosa è fattibile col workflow che vi ho sistemato. E per ultimo hanno fatto un prompting guide, ma questo lo vediamo nel passaggio successivo. Ma andiamo subito su ComfyUI perché sono veramente tante le cose da vedere. Io l'ho già aperta, ma voi prima di aprirla dovreste aggiornarla come sempre, ovvero andando in ComfyUI, Update e qui fare Update ComfyUI Stable. In questo modo vi aggiorna tutta ComfyUI, anche il front-end, all'ultima versione stabile. Alle volte però, soprattutto quando escono nuovi modelli, serve fare la versione nightly. Questo può introdurre qualche bug, magari di qualcosa su cui stanno sperimentando, perciò se non siete sicuri di andare nella versione nightly fatela stable, altrimenti andate con questa qui che vi mette sicuramente l'ultima versione. Evitate come la peste questo but qui perché non solo aggiorna ComfyUI ma vi aggiorna anche le dependencies di Python, ovvero va a pasticciare questa cartella. Se proprio volete farlo, fate una copia di questa, la rinominate mettendo tipo old, poi fate l'update, se tutto funziona come prima siete a posto. Se invece non parte più ComfyUI, cancellate la cartella che ha pasticciato lui, rinominate quella vecchia e vi parte ComfyUI come prima. Fatto questo, avviate il vostro Nvidia GPU, oppure in base a come lo avviate solitamente, ma in generale spesso si fa con una Nvidia GPU. Vi ritroverete qui. Se questa web UI non la conoscete minimamente, io ho fatto una guida che vi insegna a usarla da zero. Comfy.org aggiorna questa web UI in modo ossessivo. L'interfaccia è praticamente la stessa da quando ho fatto quella guida, ma qualcosa è cambiata. Soprattutto stanno sperimentando i nodi 2.0 che io non li attivo perché al momento mandano solo in confusione molte cose. Hanno modificato qualche posizione di pulsanti, qualche parte della grafica, ma la spiegazione va bene in generale. Poi dovreste comunque sperimentare per conto vostro e mettervi lì a pasticciare quei nodi e soprattutto imparare che l'impatto iniziale è molto negativo con questa web UI, ma poi una volta che imparate a capirla, a gestire i nodi, a capire che posso copiarli, posso metterne altri, posso gestire le uscite, gli input come preferisco, è solo un fatto iniziale. Poi pian piano si riesce a capire tutto. Inizialmente potete appunto partire o dai miei workflow o dai template di base o comunque
capire sempre di più come utilizzarla. In aggiunta a quella guida avevo fatto un podcast con 3 episodi insieme a un mio amico dove gli spiegavo come iniziare con ComfyUI. Perciò secondo me unendo le due cose dovreste riuscire a entrare in confidenza con questa web UI. Partiamo con LTX2 che ha tante cose da dirci. Facciamo browse templates. ComfyOrg solitamente mette sempre il workflow per aprire e capire un nuovo modello uscito, però secondo me stanno un po' esagerando con i subgraph e con la semplificazione. Se voi aprite per esempio LTX2, questo qui text to video, vi mostra questo workflow. In questo caso dobbiamo aprire qui e vedere cosa combina. Allora, secondo me così è veramente molto ma molto confusionale, non si capisce nulla. Sì, si capisce perché è scritto nei gruppi cosa sta facendo, però ci sono nodi che tornano, nodi che vanno indietro, almeno per me non è molto chiaro. Ma è comunque utile perché, come dicevo, se uno deve partire e pensa come si usa questo modello, puoi usare i workflow fatti da ComfyOrg. Ma vi mostro quello che ho fatto io. Se facciamo open, io sono nella cartella che ho clonato dal mio GitHub che trovate sempre in descrizione. Andate in LTX2 e partiamo da questo. Loro, quelli di ComfyOrg, hanno diviso fra normale e distillato perché cambiano alcune cose. Io in realtà ho fatto tutto insieme in modo tale che uno ha libertà di usare lo stesso workflow ma in base al modello che preferisce. Partiamo a vedere bene il testo video e poi andiamo un po' più veloci sugli altri perché altrimenti diverrebbe una guida da 7 ore. Facciamo apri. Come sempre, se non avete determinati nodi vi farà un avviso, voi chiudetelo, fate manager, fate install missing custom nodes, qui vi farà l'elenco di tutti quelli che vi mancano, li spuntate e fate installa. Oppure valutate voi quali volete e quali non volete, non siete costretti a installare tutti i nodi come ho messo io, magari alcuni si possono anche evitare. Se volete capire quali nodi sono stati aggiunti, facendo custom nodes in workflow vi fa l'elenco e questi sono quelli che si aggiungono ai nodi core di ComfyUI che ho aggiunto io a questi workflow. Partiamo dalla nota, quella più essenziale. Qui vi ho raggruppato tutti i modelli utilizzabili con LTX2. Non ho messo solo, come dicevo prima, i LoRa per il controllo della camera, perché quelli magari possono servire solo ad alcuni e nel caso comunque trovate il link in descrizione. Ovviamente è una cosa che adesso spiego, ma è più che altro a chi sta iniziando, perché chi lo usa abitualmente con ComfyUI sa bene che non deve scaricare tutti i modelli che sono qua elencati. Non ha senso, queste sono tutte le precisioni di calcolo e vanno valutate in base al proprio computer. Per fare questo io ho creato una web app che si chiama KSimply, che sicuramente vi potrà aiutare a capire una combinazione base dalla quale partire per generare, poi ovviamente le ottimizzazioni fanno il resto. Come anticipato, la web app che ho creato si chiama KSimply. Vi aiuterà ad avere una visione di base di come partire con le precisioni di calcolo di un modello in particolare. Non è l'unica via che potrete seguire perché tutto dipende da tante cose, soprattutto nei video, la risoluzione, la lunghezza, tutte le cose che aggiungete, però può darvi un'idea di base sul vostro hardware come partire con le precisioni di calcolo e con i loro pesi. Una volta che poi siete pratici di ComfyUI saprete un po' gestirvela meglio, ma trovate il link in descrizione. Di conseguenza, qua sono in ordine, la scelta la vedete qua di fianco. Io lo faccio sempre così il template del mio workflow perché lo trovo utile e lascia libertà a tutti di scegliere che strada prendere. Se volete usare i modelli FP4, FP8 o BF16 va usato questo nodo, quindi qua dovreste collegarlo così, ma io solitamente uso i GUF perché sono più leggeri e danno una qualità simile agli stessi modelli che ho appena citato, ma li vedremo fra poco. In questo caso, se cliccate qui parte il download. Il link che metto a fianco è sempre il repository di Hugging Face. Per esempio, se clicco qui mi porta a questa pagina che è quella di KJ, dove ha riassunto un po' tutti i modelli. Io ho preferito quelli Transformer Only, ovvero i modelli dati da Lightricks includono tutto e sono più pesanti, mentre secondo me è meglio usare il sistema tipico che si sta sviluppando in questi anni, ovvero modello, clip e VAE. Sono separati, sono utilizzabili soprattutto il clip e il modello in precisioni di calcolo diverse, potete gestirveli come volete voi. Considerate più o meno questo livello di qualità
il BF16 è il più alto, poi c'è l'FP8, poi c'è l'FP4, mentre i GUF si incastrano un po' a vicenda. Il Q8 è molto vicino al BF16, il Q6 è molto vicino all'FP8 e poi a scendere un po' tutti. I GUF invece, se voi aprite il link, avrete una lista di questo tipo sempre. Come dicevo prima, il Q8 è quello con la qualità maggiore e si va man mano a scendere, quindi potete scegliere voi quale scaricare. Nel caso si fa il clic qui sulla freccina. Scendiamo il VAE, dovrete scaricarli entrambi perché serve sia per l'audio che per il video. Il text encoder, stessa identica cosa del modello, e lo vedete anche qua. Potete scegliere se la versione più alta di precisione di calcolo, poi l'FP Mixed, l'FP8, l'FP4, e dovrete scaricare anche questi qua, sono gli embeddings connector, in base a se usate il modello intero o distillato. Io personalmente vi consiglio, se il vostro hardware ve lo permette, di andare sulla versione base dev e non sulla distillata. Piuttosto ottimizzate con modelli un pochettino più bassi, ma almeno avete forse una qualità più alta. Le versioni distillate sono sempre un pochettino più basse rispetto alla versione base, perché sono create da quella versione, in poche parole. E poi abbiamo la versione GUF, anche in questo caso, del text encoder. Stessa cosa anche qui, scegliete quale precisione di calcolo mettere, ma considerate che potete fare le combinazioni che volete, cioè se qui scegliete il GUF, qua volendo potete metterlo in BF16, se invece qua volete metterlo in GUF potete anche mettere il modello in FP8 o farli tutti e due GUF o farli tutti e due FP4. È il bello di ConfUI di poter gestire le precisioni di calcolo in base al proprio computer e ottimizzare il più possibile. Mentre per il secondo clip è uguale in tutti e due, è indifferente, questo va sempre messo uguale ed è sempre BF16, anche perché pesa pochissimo questo. Abbiamo poi i LoRa, che sono quelli che dicevo prima, e assolutamente questo ci serve, quindi dovete scaricarlo. Il detailer si mette al secondo passaggio, serve per aumentare un po' il dettaglio, se volete metterlo, ma considerate che tutti questi LoRa appesantiscono ancora di più la generazione. Perciò se fate fatica già a generare col text to video e l'image to video, aggiungere anche il detailer e fare i passaggi del canny e del depth e del pose aumenta ancora di più la richiesta hardware. E poi abbiamo il Spatial Upscaler 2x. Qua vi faccio vedere dove vanno messi. Come dicevo prima, io li faccio vedere tutti, ma non dovete ovviamente scaricarli tutti e metterli tutti insieme, perché o lo fate perché dovete fare 150 test con ogni tipo di precisione di calcolo, altrimenti dovete solo sceglierne uno per ogni tipologia. Questa cartella che vedete qua è la stessa di ConfUI, vedete ConfUI Models e vi ritrovate qua Diffusion Models, entrate dentro, se volete fate una cartella, se no lo buttate dentro così. Io li ho messi uguali identici, ma generalmente li rinomino per capirci qualcosa di più. Per esempio se vado in Unit, qui perché io uso il GUF, e vado in LTX2, l'ho rinominato in questo modo, potete farlo senza alcun problema, lui lo riconosce comunque. Se per esempio vado in Clip, dove ho messo il mio text encoder in versione GUF, lo vedete qua, rinominato in modo che ci capisca qualcosa di più. Quando poi apro il menu in ConfUI, quello è la cosa peggiore. Quando avete tante cose, avere i nomi lasciati così, secondo me, crea tanta confusione. E una volta messi tutti questi file nelle sue cartelle, ricordatevi di fare R sulla tastiera, verrà qua un aggiornamento, altrimenti non vi vedrà i modelli nella lista. Quando aprite, per esempio qua, mancherà il modello e direte ma come l'ho appena messo, voi dovete fare questo passaggio. Perciò andiamo veloci e vediamo un po' tutto. Caricamento modello, quello che ho appena detto, scegliete se FP4, FP8, BF16 oppure GUF e li collegate in base a quello che volete. Se non usate GUF evitate anche di installare il nodo dedicato, perché così non avete nodi in più che non vi servono. Stesso discorso qua, lui chiede sia Gemma 3 12B IT e sia questo Embeddings Connector. Poi abbiamo il VAE, io li ho rinominati in modo che si capisca di più, video e audio. Ovviamente di conseguenza mettete il VAE video e il VAE audio. Attenzione a non confonderli perché sono file che fanno cose diverse, perciò potrebbe andarvi in errore se qua mettete l'audio e qui mettete il video. Dopodiché abbiamo la latent, che è il quadro vuoto dove lui andrà a creare il video. 1280x720 è già una bella risoluzione, se avete proprio un bel computer potete fare anche Full HD, però iniziate così e vedete se ce la fa il vostro computer, perché poi viene
effettuato una specie di upscaling e di miglioramento successivo. Comunque sia, il video finale arriverà alla risoluzione che voi gli avete messo. Qua riporto quello che era scritto sulla loro pagina di Hugging Face, perciò fate attenzione a quando cambiate queste risoluzioni e il length. Il length è la lunghezza del video totale. Per capire quanti secondi avrete è una cosa abbastanza semplice. Allora, qui ho dovuto fare 2 nodi per forza, perché va a collegarsi a 2 valori, uno recepito come integer e l'altro come float. Purtroppo non si può portare un float su un integer, perché altrimenti avrei fatto un solo nodo, ma magari era più semplice in questo modo. Però volete un video a 25 fps, allora dovete mettere 25 qui e 25 qui. Volete un video a 30 fps, 30 qui e 30 qui. Quanto dura il video? Dividete questo valore per gli fps e vedrete quanti secondi vengono. Io vi consiglio di lasciare 24 perché è uno standard generale, al massimo 25. Qual è il problema vero? È che 121 frame non sono pochi, ma non bastano se iniziate a fargli generare frasi un pochettino più lunghe e complesse. Che succede se lui non ha abbastanza frame? Che taglia l'audio improvvisamente, quindi non finisce la frase e avrete la generazione col personaggio che parla, a un certo punto viene tagliato. Quanti secondi servono per fare una buona generazione? Secondo me dovete arrivare almeno purtroppo a 10 secondi se iniziate a fare delle frasi un pochettino più lunghe, altrimenti cercate di essere molto brevi e riuscite a stare dentro a questi 5 secondi che potrebbero essere generati velocissimamente sul vostro computer o potrebbe metterci tantissimo perché il modello è molto veloce a generare. Il problema è il peso. Se voi avete hardware con poca VRAM e poca RAM, quando si saturano rallentano la generazione ovviamente e quindi si può fare poco. Saliamo su e abbiamo questi passaggi. Io ho messo il Sage Attention. Per poter usare il Sage Attention dovete averlo installato. Ora sono uscite nuove versioni e la guida che avevo fatto si può ancora seguire, ma mi raccomando dovete avere le stesse versioni che dicevo nella guida. Se voi non scaricate le medesime e avete PyTorch diversi, ovviamente vi farà un errore. Se invece volete avere le ultime versioni, dovete adattare quella guida alle nuove versioni. Se non avete Sage Attention, si bypassa con Ctrl B oppure con Bypass. Questo può velocizzare ancora di più la generazione. Abbiamo poi l'ora. In questo punto, se voi lo attivate, potete mettere i LoRa del Kenny, del Depth, del Pose, oppure tutti quelli per cambiare il movimento della telecamera. Ricordate comunque che questo aumenta il peso della generazione, perciò dovete capire se è fattibile o meno. Ma il fatto che abbiano rilasciato da subito dei LoRa per poter sia fare cose tipo ControlNet e sia poter fare movimenti di camera è veramente interessante perché hanno fatto un rilascio pazzesco. Qua abbiamo il prompt positivo e negativo perché se usate il modello dev e non il distillato, nel primo passaggio comunque ha un CFG a 4 e quindi potete usare il negative senza problemi. Come fare il prompt? Oltre a tutto quello che hanno rilasciato, come dicevo prima, c'è anche il prompting guide for LTX2. Se voi cliccate qui vi porta a questa pagina che è veramente interessantissima. Vi fa vedere degli esempi di video e oltre a questo vi mette anche il prompt che hanno usato. Voi potete prenderlo, copiarlo, modificarlo. Ecco, per esempio, io il video di apertura l'ho fatto sulla base di questo prompt e sono partito da 121 fotogrammi per arrivare poi a molti di più, perché ogni volta mi troncava quello che diceva il secondo personaggio e tende un po' a prendersi tutto lo spazio, nel senso che più secondi gli date e più dilata come parlano, le pause, tutto quanto. Oltre a dirvi il prompt, comunque vi dice anche gli aspetti cruciali da seguire per ogni prompt che è stato usato. Vedete, anche cose più complesse, più siete descrittivi su ogni passaggio della generazione e più dà una bella generazione. Io facevo inizialmente per test dei prompt molto semplici e veniva male. Se fate prompt molto complessi dove gli spiegate veramente tutto, come sta per dire una frase, le pause che usa, come si muove il personaggio, come reagiscono gli altri personaggi, e più vi dà un bel risultato. E sul finale vi spiega anche le varie composizioni, i momenti emotivi, le atmosfere e tutto quanto. Quindi seguire questa guida è estremamente utile, anche cosa non fare e cosa fare. Lo facessero sempre tutti sarebbe fantastico, però è un trend che si sta
diffondendosi, forse perché hanno capito che va bene, rilascio il mio modello, ma se non spiego come devi usarlo, probabilmente non verrà diffuso tanto, ed è anche un peccato, perché magari un modello alle volte è buono, ma se non si capisce cosa devo dirgli, alla fine lo abbandono, giustamente. Torniamo di qua e abbiamo tutta questa parte che è un po' più, secondo me, non complessa, ma che dal loro workflow iniziale di Confi.org non è così chiara. Qui inizialmente abbiamo l'LTXV conditioning, che prende il negative e il positive e il frame rate. Lo porta alla prima generazione, il primo passaggio. Qui viene usato il Sampler Custom Advance. Non amo molto questo sistema, preferisco il Keysampler normale, però veniva dato questo, io per semplificare, anche perché creare workflow così richiede tantissimo tempo per sistemare e organizzarli. Magari poi nel tempo lo risistemo con un Keysampler più semplice, però in realtà è necessario usare questo perché c'è questo qui, l'LTXV Scheduler, altrimenti non si può collegare il Sigma al Keysampler normale. Questo gestisce gli step, lo shift e altri valori, però in realtà in generale da quello che ho visto viene usato così. Poi come qualsiasi cosa nel tempo si ottimizza, si aggiunge, si toglie, si semplifica. Se state usando il distillato dovete qua mettere 1 e al posto di questo nodo collegare questo al Sigma. Almeno questo è quello che vedevo come veniva creato da loro. Fatta questa prima generazione passa al secondo step. Nel secondo step viene separata la latent perché il video passa tramite l'LTX Crop Guides e viene upscalata tramite il loro Spatial Upscaler, e vedete che comunque lui sta generando sia video che audio insieme, e passa al secondo passaggio, che è praticamente la stessa cosa del primo, solo che siccome usiamo l'ora distillato, il CFG diventa 1 e gli viene passato il manual Sigma con questi valori standard. Anche questi valori è probabile che qualcuno un giorno uscirà dicendo mettete questi altri valori perché è molto meglio. Pian piano nel tempo si ottimizza e si possono trovare valori migliori rispetto a quelli consigliati inizialmente e così via. Così come il sampler name, non è detto che questi siano i migliori, è molto probabile che in questa lista ce ne siano altri. Spesso magari su Reddit trovate le persone che fanno i test e mostrano le differenze fra i vari sampler name, ma comunque anche così di base fa ottimi risultati. Fatto questo secondo passaggio, questa seconda elaborazione, arriva al punto in cui separa la latent fra video e audio, per poi decodificarle e dare il risultato finale. Qua c'è un doppio nodo, perché di base viene messo il decode tiled, questo per ottimizzare, perché questo in realtà è forse il passaggio più pesante sempre nella generazione dei video, perché generalmente qua se riuscite a fare questi due magari non è così drammatico, generalmente. Questo sì, questo richiede tanto e il tiled alle volte ottimizza, ma potrebbe diminuire la qualità. Quindi se voi avete veramente una macchina molto molto prestante, questo lo togliete e bypassate questo e ovviamente lo dovete collegare all'image qua sotto, ma secondo me conviene usare il tiled. Fatto questo, cosa fa? Va al video combine e crea il video usando sia l'immagine che l'audio, e qua vi ritroverete l'anteprima salvato come LTX2 nell'output. Non è leggerissimo, dovete capire bene che modelli usare, che combinazione, che risoluzioni, che lunghezza, tutto va a influire sulla pesantezza di tutto questo. Quando trovate la combinazione giusta è molto veloce. Io l'ho usato su una macchina molto prestante e vi posso dire che si genera veramente nell'arco di pochissimi minuti, anche in Full HD. L'unico limite, come dicevo, è la quantità di VRAM e di RAM che avete. Se avete per esempio una 5090 con tanti giga di RAM, allora vi posso assicurare che generate in Full HD con tanti secondi senza alcun problema. Ma andiamo subito al secondo workflow perché ce ne sono tanti, e se voi fate Browse Templates, sempre qua sotto, vedete lui li divide fra distilled e normale. La differenza è quella che vi ho fatto vedere prima, principalmente è quel nodo che cambia e il valore del CFG. Non ho visto altre differenze, ma non vorrei aver sbagliato, ma li ho analizzati a fondo e ho visto solo quella differenza io. Se andiamo sull'image to video, stesso discorso di prima, abbiamo questo subgraph, lo apriamo e qua abbiamo qualche differenza. Inizialmente è già qua la differenza perché gli passa un'immagine, ma quando andiamo dentro poi
cambiano un po' i nodi, ma vediamolo nel workflow che ho fatto io. Se faccio file, open e image to video, è essenzialmente la stessa cosa, quindi non lo rivediamo tutto perché cambiano alcune piccole cose, ovvero qua carichiamo l'immagine, gli dite la risoluzione e questa risoluzione sarà quella del video poi effettivo. Ho messo crop perché magari mettete un'immagine che non è in 1280x720, se non volete che ve la croppa togliete e mettete resize o semplicemente mettete 0, così passa esattamente la stessa risoluzione. Lui per sicurezza ha questo nodo che gli dice che il lato più lungo non deve essere più di 1536, anche perché sarebbe un po' follia. Dopodiché passa a questo LTXV preprocess che aggiunge una compressione all'immagine. Questo era già incluso così, non so dirvi in dettaglio cosa serve, cosa faccia. Purtroppo non tutto viene spiegato in modo dettagliato. Comunque sia, qua sopra c'è comunque la latent perché, ok, ti passo l'immagine, ma devo creare dove verrà fatta questa generazione. Gli passa la risoluzione identica, fa sempre questa specie di upscaling, dopodiché stesso discorso di prima, frame rate, lunghezza video, e dopodiché abbiamo come sempre la stessa parte di prima, stesso discorso identico, prima generazione. La differenza arriva qua perché l'immagine viene passata a questi due nodi che sono identici, vedete, image to video in place, sia qui che va alla prima generazione che alla seconda, perché lui prende l'immagine e gliela passa come latent video al primo passaggio e al secondo passaggio, dopo aver fatto il passaggio con il latent upscaler. E il resto è esattamente identico. Qual è la vera differenza su cui concentrarsi poi dopo, al di là di questo cambiamento di nodi e tutto quanto, ovvero il prompt. Dovete essere estremamente descrittivi a dirgli che il personaggio che avete messo, i personaggi, dicano quella frase, muovono la bocca, siano in sync con l'audio, perché alle volte mi è successo che non muovesse proprio l'immagine, la facesse statica con l'audio della frase che avevo scritto. Quindi se mettete una persona ditegli questa persona sta muovendo la bocca in sync con l'audio e sta dicendo bla 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 bla. E in questo modo vi seguo abbastanza. È un po' più macchinoso, vi dico la verità, perché io non ho fatto migliaia di test, ma l'image to video non è così preciso come il text to video. Il text to video è ottimo, è fantastico, ma non avete il controllo di cosa genererà dopo. Dovete sperare che lo faccia, anche se segue molto molto bene il prompt che gli mettete. L'image to video avete già l'immagine, però è difficile fargli poi generare qualcosa come lo avevate in mente voi, perché dovete essere estremamente descrittivi, molto molto precisi su cosa sta succedendo, chi sta parlando, che sta muovendo la bocca e tutto quanto. Se per caso però non sei a casa, non sei davanti alla tua workstation o qualsiasi cosa usi per aprire i workflow con ComfyUI, io ho fatto una web app che si chiama Workflow Inspector, che ti permetterà di caricare o direttamente il workflow o un file generato con ComfyUI e vedere come è fatto il workflow come un'anteprima, tutti i nodi utilizzati al suo interno, le note e le impostazioni di generazione utilizzate. Così anche per farvi un'idea se un workflow è quello che state cercando, senza dover aprire ComfyUI e installare nodi, vedere cose. E trovate il link in descrizione. Vediamo poi quelli che rimangono. Vi faccio vedere direttamente i miei perché alla fine la solfa è sempre quella. Abbiamo il canny, il depth e il pose. Si differenziano per pochissime cose. È come l'image to video, stessa cosa, quindi tutto il passaggio che arriva dopo è estremamente simile. Quello che cambia è questo blocco prima. In questo caso viene caricato un video, gli viene detto che sarà canny, quindi trasformerà il video nella maschera canny, lo vedrete qua sotto come anteprima. Il canny è quello con lo sfondo nero e le righe bianche, lui segue queste linee per fare poi la generazione dopo. Mentre qua sotto abbiamo l'immagine di reference, cioè se dovete dargli uno stile, un qualcosa che sia simile, lo mettete qua. E successivamente qua gli spiegate che cos'è che farà nel video. Quello che si aggiunge è questo qua, la guide, che prende la latent, il VAE e l'image, che però è il video di controllo che arriva da ControlNet, e qua sopra ovviamente dovete caricare il LoRa dedicato a questo workflow che è Canny Control. Se avete difficoltà a generare con LTX2 già col text to video, questo secondo me vi diventa abbastanza off limits perché inizia a caricare molte più cose
e sicuramente vive in crash nel momento in cui va a generare. Però può essere utile se volete guidarlo in un modo preciso. Io qua ho disattivato ignora il primo frame, perché alle volte metteva nella generazione proprio la reference che gli avete messo e poi partiva col video giusto. Purtroppo tende a farlo comunque, non è perfetto questo workflow e l'ho sperimentato un pochettino, però era sulla base di quello che consigliano loro, sicuramente tutto si può migliorare. Se noi apriamo depth è identico, cambia solo che qua caricate l'ora del depth e qua viene usato Deep Anything. Anche qua fate sempre Manager, Install Missing Custom Nodes e installate quelli che vi mancano. Qui vi scaricherà anche un modello per poter fare il depth e farà la maschera con la profondità di campo, diciamo, ma il discorso rimane identico. Qua generate e lui seguirà questa maschera per poter fare una generazione guidata sulle basi di quello che gli dite nel prompt e sulla reference che gli avete messo. Se vediamo l'ultimo è Pose. Anche qua l'ora pose control e qua sotto abbiamo il DW pose estimator. Decidete voi se deve vedere le mani, il corpo, la faccia, di base io lo lascio sempre così. E qua sotto avrete la maschera con lo scheletro del personaggio, in modo tale da poter guidare la generazione dicendogli guarda che qua c'è una persona, c'è un personaggio, rifammi questa cosa seguendo esattamente i movimenti di questa persona. E così può essere un po' più guidato. Se mettete magari qualcuno che gesticola, qualcuno che balla, qualcuno che fa qualcosa, riuscite a dirgli seguimi questo stile con questo prompt e questi movimenti. Capite che tutto diventa un po' più complesso. Se volete rendere tutto ancora più pesante, al secondo passaggio lo attivate e qua mettete il LoRa Detailer, che dovrebbe aumentare un pochettino la qualità del video ancora di più. Ma fate sempre delle prove e vedete se il vostro computer ce la fa. Se riesce a generare, vi assicuro che nel giro di pochissimi minuti riuscirà a farvi dei video veramente pazzeschi. Quello che avete visto in apertura l'ho generato, ok, su una workstation molto potente, ma veramente nel giro di 3 minuti, 4 minuti, qualcosa di inconcepibile su One, se non usando un'enormità di LoRa, di ottimizzazioni, di cose particolari. Qua la qualità è comunque molto buona, non sempre perfetta, ma è una base sulla quale poi potrà svilupparsi tanto. Secondo me quello che servirà poi è quello che è arrivato con One, ovvero il first frame, last frame, qualcosa come Animate, qualcosa per l'InPaint. Tutte queste cose devono aggiungersi nel tempo e questa è una partenza e speriamo che faranno di tutto in Lightricks per renderlo il nuovo re delle generazioni video. L'arrivo di LTX 2 secondo me segnerà un po' una svolta, perché eravamo un po' arrivati a un momento di stallo dove Alibaba ci ha un po' viziato fino a One 2.2 con tutti i modelli, tutte le derivazioni, per poi un po' abbandonarci da One 2.5 e addirittura poi One 2.6. Si sperava in una versione open weights che non è mai arrivata, purtroppo. A questo punto risponde Lightricks con LTX 2. È molto ottimizzato, ci sono tante combinazioni che si possono fare fra FP4, FP8, GUF e distillato anche. Teoricamente un po' tutti dovreste riuscire ad arrivare a generare. Se non avete una scheda video abbastanza potente, serve tanta RAM per fare l'offloading. Ma oggi come oggi comprare la RAM equivale più o meno ad aprire un mutuo e comprare una prima casa. È comunque il primo step, dovete vederla così. Siamo arrivati dopo soli 6 mesi ad avere un modello open weights su ConfUI che genera video comunque con una qualità altissima, con l'audio e tra l'altro anche abbastanza bene in italiano. Non è perfetto, ma non è terribile come altre cose viste in precedenza. Tipo avete visto quel video con Ovi, non riusciva a fare l'italiano, faceva una cosa terribile, ma poi il risultato era bruttissimo. Qua siamo già a un qualcosa di molto buono e se avete abbastanza potenza potete generare in Full HD con risultati veramente veramente interessanti. Io vi posso dire, ho avuto la possibilità di generare su una 5090 con 128 GB di RAM e ce la fa veramente in 4 minuti a farvi un video di 10 secondi. È pazzesco, con l'audio e 2 persone che parlano e potete dirgli come devono parlare, cosa devono dire, proprio da regista. Non vi segue perfettamente ovviamente, ma siamo arrivati a questo risultato già ed è pazzesco. Provatelo, testatelo, ditemi nei commenti se riuscite comunque a generare con qualsiasi tipo di hardware
In ogni caso pazientate e purtroppo, anche volendo cambiare adesso l'hardware, diventerà purtroppo un periodo terribile a causa di speculazioni che cercano di dare la colpa solo all'AI. Ma io credo che sia chiaro a tutti quelli che riescono a fare un minimo ragionamento che quando hai una distribuzione dove una sola azienda fa le schede video, una sola azienda crea i vari chip, una sola azienda fa le macchine per creare i chip, una sola azienda fa le lenti, una sola azienda fa... Ragazzi, qui è inutile cercare ogni volta la colpa al piano di sotto, guardiamo un po' il piano di sopra, chi è che sta facendo i pasticci e sta facendo le speculazioni, perché se fate il calcolo ogni 3-4 anni viene fuori una scusa sulla quale aumentano i prezzi dell'hardware, ma va bene. Se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi e mi raccomando lasciate un commento se riuscite a generare con questo fantastico modello, ma ricordatevi sempre che c'è il server Discord con un sacco di canali dove parlare di queste cose, anche in anticipo perché spesso non riesco a fare i post in tempo e mi spiace alle volte, però va così veloce questo campo che alle volte si fa prima mettere la notizia sul server Discord e gli utenti poi ne parlano ovviamente. E se volete aiutare questo canale a crescere c'è la pagina Patreon dove praticamente quasi sempre carico i workflow in anticipo e potete quindi vederli prima che vengano pubblicati con la guida. E allora ci vediamo alla prossima, vedendo che sviluppi potranno esserci nei prossimi giorni con questi nuovi modelli usciti. E allora alla prossima guida. Ciao!